Ragazzi, buongiorno, ecco siamo venuti via dalla birreria Forst, è stato bellissimo veramente, consigliatissimo, e stamattina ci siamo svegliati che è cominciato a nevicare e quindi abbiamo deciso di tornare verso giù. Penso che faremo tappa a Trento, volevamo invece andare verso Bressanone ma è stato meglio evitare perché guarda, la neve comincia a attaccare dappertutto e rischiamo poi magari di restare lì bloccati. Quindi scendiamo a Trento e ci sono i mercatini anche lì, ci divertiremo sicuramente. Ciao, a dopo! Ragazzi, eccoci finalmente sistemati in parcheggio, ma qui non siamo a Trento. Infatti, quando siamo arrivati all'altezza di Trento Nord, la nevicata continuava ad aumentare e le rampe di uscita dell'autostrada erano completamente bianche. Così abbiamo proseguito fino a Rovereto, dove invece stava piovendo. Usciti dall'autostrada, Anna Maria ha consultato velocemente Caramaps, dove ha individuato questo parcheggio gratuito ed alberato in via Abetone, proprio davanti al centro natatorio Leno 2001. Il posto appare sicuro e tranquillo, anche se è adiacente alla trafficata statale 12 e alla ferrovia, e si sente il continuo brusio che giorno e notte sembra provenire dall'impianto termico delle piscine. Questa mattina continua a piovere, ma in modo meno insistente, e così ci incamminiamo verso il centro di Rovereto, che dista circa 1 chilometro e richiede una camminata in piano di poco più di 10 minuti. Ci avventuriamo subito nelle stradine dell'animato mercatino di Natale, dove spiccano soprattutto gli stand gastronomici, dai quali escono già a quest'ora degli irresistibili profumi di cose buone e saporite. Così ci fermiamo ad ascoltare il racconto della bravissima ragazza nello stand della Malga Zocchi in Vallarsa. Buongiorno, che meraviglia queste cose che avete, saranno buonissime. Salve, buongiorno. Sì, noi siamo di Vallarsa, la nostra azienda si chiama Azienda Agricola Iseppi Raffaele e l'estate ci dividiamo in due malghe. Malga Zocchi, che è situata sul Monte Pasubio sotto il rifugio Lancia, e Malga Pradimezzo, che è ai piedi delle piccole Dolomiti vicino al rifugio Campogrosso. Entrambe sono in Vallarsa. Rimaniamo in alpeggio 4 mesi l'anno, dove tutti i giorni trasformiamo il latte e produciamo questo formaggio che vedete. E alleviamo anche i maialini, dove in questi mesi invernali mio papà si occupa della trasformazione e produciamo cotechini, salami, pancetta, speck, pochi prodotti ma buoni. Quindi tutto fatto in famiglia e su in montagna? Certo, sì, tutto a chilometri zero. Io e mia cugina siamo le casare che produciamo appunto tutto questo formaggio, mentre mio papà si occupa della trasformazione della carne, sì. Mio fratello è l'allevatore, ognuno ha il suo, e la mia mamma invece fa da mangiare, è la cuoca. Abbiamo lo stallone in Vallarsa dove le mucche scendono l'inverno e a frazione Tezze. Ma potete fare il ristorante anche? Sì, si mangia anche? In Malga abbiamo l'agriturismo dove produciamo gli occhi di fioretta, e canederli in brodo, polenta tosella, crauti spezzatino, tutto con tutti i nostri prodotti. E siccome noi siamo col camper, si arriva col camper su lì? Certo, c'è una zona camper a Giazzera che è sarà 5-6 km dalla nostra malga circa, oppure nell'altra malga Pradimezzo, al passo Pian delle Fugazze, anche lì c'è una zona dove i camper possono sostare. Grazie, gentilissima, e complimenti perché è tutto meraviglioso. Grazie. Arrivederci, grazie.
La città di Rovereto è un importante centro turistico e culturale della provincia di Trento, tanto che nel Settecento si era aggiudicata il titolo di Atene del Trentino. Sono infatti molte le sedi museali e culturali presenti in città, tra le quali sono particolarmente famose il MART, Museo di Arte Moderna e Contemporanea, il Museo Storico Italiano della Guerra, il Museo Civico e la Casa d'Arte Futurista dedicata a Fortunato De Pero. Facciamo un giro per le eleganti vie del centro, fino alla storica piazza Cesare Battisti, il cui vecchio nome era Piazza delle Oche, come si legge nel murales, per la presenza di sculture in pietra raffiguranti dei cigni scambiati per oche, che si trovavano sul pozzo prima che vi fosse sistemata la notevole fontana del Nettuno. Già che ci siamo, entriamo a far colazione nella famosa caffetteria Bontadi, dove ci fanno accomodare nel tranquillo salone al piano superiore. Ti sta piacendo questo video? Fammelo sapere cliccando su mi piace e se non sei ancora iscritto fallo subito, è il modo migliore per sostenere il canale. A me e ad Anna Maria farebbe anche molto piacere leggere un tuo commento. Potrebbe esserci davvero utile per capire in che direzione stiamo andando. Grazie! Riprendiamo il nostro giro salendo lungo gli stretti e suggestivi vicoli in mezzo ai bei palazzi storici, fino a quando usciamo sul confine superiore dell'abitato. Tutto qui è molto pittoresco per la presenza di capitelli, fontane, muretti e antiche piazzette. Da qui seguiamo in via delle Fosse le antiche mura della città, che ci portano al castello e al Museo Storico Italiano della Guerra fondato nel 1921. Il percorso espositivo racconta la vita e le sofferenze di uomini e donne nei conflitti avvenuti tra l'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale, attraverso una ricca esposizione di armi, uniformi, fotografie, documenti e oggetti artistici. Il biglietto d'ingresso costa per gli adulti 10 euro. Scendiamo adesso sotto le mura del castello ed arriviamo davanti all'elegante Palazzo Pretorio, una pregevole architettura quattrocentesca fatta erigere dal podestà Andrea Valier e tuttora cuore della vita politica di Rovereto. Il palazzo, infatti, è oggi la sede principale del comune. Intanto continua a piuviginare, ma scendendo ancora arriviamo sulla sponda del torrente Leno, da dove ammiriamo un bellissimo scorcio sul ponte Forbato, ricostruito nel 1840, e sui nobili palazzi che si affacciano dalla collina. Torniamo quindi verso il centro, passando davanti al Museo Civico e alla chiesa di Santa Maria del Suffragio, fino ad arrivare nella bella piazza delle Erbe. Qui si tiene il mercatino a chilometri zero, dove compriamo delle verdure freschissime e dei crauti, tanto per portarci a casa un po' del sapore di questa terra così bella e sana. Da Piazza delle Erbe imbocchiamo la stretta scalinata che ci porta ancora una volta tra i vicoli della parte antica del centro
finché ci troviamo sotto la torre civica. Costruita a difesa della porta settentrionale della città nella cinta di mura eretta dal Castelbrando intorno al 1300, la torre si ritrovò poi circondata dall'abitato quando i veneziani ampliarono la città. Ormai si sono fatte le 13:30, il tempo è volato girovagando praticamente a caso per il centro di Rovereto, ma ci resta ancora da vedere la famosa grande campana dei caduti che un tempo era nel castello, mentre adesso si trova sul colle di Miravalle in posizione panoramica sopra la città di Rovereto e sulla Valle Lagarina. Torniamo allora ai camper e, dopo aver pranzato, ripartiamo verso la collina dove si trova la sede della Fondazione Opera Campana dei Caduti. La distanza è di 4 km che percorriamo in circa 10 minuti. Arrivati alla fine della strada troviamo un grande parcheggio gratuito e praticamente vuoto. Da qui si gode di un bel panorama e non sono presenti limitazioni alla sosta dei camper. Su un lato del piazzale sorge l'edificio centrale della fondazione ed oltre ad una recinzione si scorge un grande parco dal quale si innalzano un centinaio di bandiere. L'ingresso alla fondazione costa 4 euro per ciascun adulto. Fino ad oggi 101 nazioni, in ossequio al grande ideale di pace e fratellanza dei vivi nel ricordo dei morti, che è simbolicamente rappresentato dalla campana dei caduti, hanno deciso di aderire ufficialmente alla fondazione e le loro bandiere sono state issate qui. Dopo aver visitato l'esposizione fotografica nella grande sala centrale, si esce nel parco, lungo un percorso che passa in mezzo alle 104 bandiere, 101 delle diverse nazioni aderenti, più quelle dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea. Si entra quindi in una galleria dove sono ospitate varie opere che ricordano i drammi causati dalla guerra, dalla fame e dalle carestie. La campana dei caduti è stata ideata dal sacerdote roveretano Don Antonio Rossaro per onorare i caduti di tutte le guerre e per invocare pace e fratellanza fra tutti i popoli del mondo intero. Venne fusa a Trento il 30 ottobre 1924, utilizzando il bronzo dei cannoni offerto dalle nazioni partecipanti al primo conflitto mondiale. Fu battezzata col nome di Maria Dolens.
venne collocata sul bastione malipiero del castello di Rovereto e inaugurata il 4 ottobre del 1925. Successivamente venne fusa alcune volte a causa di problemi sulla sua struttura. È la più grande campana del mondo che suoni a distesa, cioè facendola dondolare tutta e non solamente il batacchio. Ecco un po' di numeri: altezza metri 3,36, diametro metri 3,21, peso quintali 226,39, peso del batacchio quintali 6. Maria Dolens è stata benedetta a Roma in piazza San Pietro dal Papa Paolo VI il 31 ottobre 1965 ed il 4 novembre la campana è tornata a Rovereto e collocata sul colle di Miravalle, dove si trova adesso. Da oltre 80 anni la campana dei caduti fa udire ogni sera i suoi rintocchi per celebrare i caduti di tutto il mondo, senza distinzioni di fede o di nazionalità, e per rivolgere un severo monito ai viventi: non più la guerra.